Un'altra cosa che differenzia questa moto nella sua fascia sono i copertoni generosi. Come potete vedere, posteriormente abbiamo un copertone 180 55 17, devo dire veramente molto grande, mentre se noi andiamo all'anteriore non è proprio standard, perché di solito 180 mettono 120, ma abbiamo comunque un 110, se non mi ricordo male, eccolo qua, 110 70 17. Devo dire che usandola, ma poi vedremo fra poco la prova su strada, e io ho già cambiato il copertone, ho messo i Pirelli Angel CT, devo dire che è una moto molto equilibrata. Dopo vedremo anche un piccolo test sulla strada, perché peso del motore sulla ruota, peso della batteria che pesa 56 kg solo la batteria, peso nostro al centro qua 1, 2 e 3, devo dire che è un buon compromesso, un buon equilibrio. Difatti quando noi siamo sopra, essendo anche spostati proprio diciamo che proprio in mezzo tra un peso e l'altro, abbiamo sempre il controllo del mezzo. Non ho mai sentito la difficoltà di paura di cadere, di peso o più avanti o più dietro, mi è sembrata veramente proprio giusta. Gli ammortizzatori, il monoammortizzatore posteriore e le forcelle rovesciate vedete davanti sono abbastanza decenti, nel senso che sapete che purtroppo i cinesi soffrono soprattutto sugli ammortizzatori, non hanno grandi qualità, e devo dire sì, non è male, si può migliorare sia davanti che dietro come le concorrenti, non è nulla di che, ma comunque si può già usare tranquillamente così senza nessuna problematica. Vi do ancora due dati per farvi capire meglio il mezzo, poi facciamo una panoramica intorno e andiamo a fare il famoso giro per strada. Non vi ho detto il peso la dichiarano 145 kg senza batteria, 56 kg la batteria perché io l'ho misurata, e devo dire che siamo sui 200 kg buoni, quindi però vi devo dire che non si sentono, fidatevi, sono 200 kg ben distribuiti, non si sentono per niente. Però giustamente vi dico anche il peso. Un'altra cosa che non vi ho detto è la ricarica purtroppo, a parere mio, ma posso anche capirlo perché i caricatori costano veramente tanto, il caricatore originale è da 10 A, che non tutti hanno, perché tanti hanno anche il 5, ma un 10 A capite che con un pacco batteria da 100 A 10 ore sono tante. Ovviamente parliamo di un pacco da 0 a 100, se consumiamo il 40% con un caricatore da 10 A ovviamente in 4 ore è carica. Non per niente ho fatto la modifica che adesso vi farò vedere all'interno, mettendo un caricatore da 25 A, in modo che in 4 ore abbiamo batteria tutta carica, ma almeno in 2 ore abbiamo già il 50%. Ecco, vi dico bene anche questi dati dell'autonomia. In modalità sport, quindi al massimo, quando andiamo al massimo, la danno per 120 km di autonomia. Passiamo a 150 nella mappatura 2, che è quella normale, mentre siamo a 210 in modalità eco, che sarebbe la prima. Sono tanti, non ho ancora testati, ma sono tanti, però effettivamente questi 120 km andando a 100 all'ora effettivamente li fa, quindi devo dire che il mezzo rispecchia quello che dicono loro, almeno su quello. Tiriamo le conclusioni. Devo dire che per un prezzo di 5.000 euro circa, se volete sapere bene il prezzo contattatemi perché le vendo anch'io. Per la fascia delle concorrenti forse la migliore, perché avendo già una batteria da 100 A è tanta roba, ragazzi, perché l'autonomia ovviamente aumenta e non di poco. L'estetica è soggettiva, quindi può piacere, può non piacere. In tutta tranquillità e comodità sia il guidatore che il passeggero, perché non sembra, ma comunque spazio ne ha. Anche le gambe non si è sempre sacrificati come tanti mezzi, ma si è comodi. Anche quello dietro devo dire, perché se voi andate a vedere, guardate, se ci mettiamo così, tutto sommato siamo comodi anche ovviamente davanti, è più comoda. Allora vediamo un po' nella panoramica. Come vedete, un doppio faro a led ovviamente, dove possiamo usare solo la luce di posizione
oppure l'anabbagliante o l'abbagliante. Come vi dicevo prima, i dischi doppio disco generosi, perché comunque ha una bella frenata, come dicevo non è combinata, quindi la leva davanti fa solo il freno davanti, ok. Questa linea qua sembra un po' muscolosa, sembra un po' proprio come una BMW, per dirvi, un po' turistica. Vedete, questa cosa qua è tutta plastica, tutta che non serve niente. Ad esempio qua è vuota, non c'è niente, serve solo per figura. Questo blocco qua sotto ha la batteria, questo è il display che si presenta. Se noi freniamo, tiriamo giù il cavalletto, viene fuori il simbolo, vedete, come del freno a mano, per dirvi che si è staccato il motore, sta facendo la frenata rigenerativa. Vedete la P che vi dicevo. Se noi andiamo a vedere nei comandi qua, schiacciamo la P e in automatico va nella modalità avanti. Qua abbiamo R e la velocità, cioè scusate, la mappatura. Difatti se tengo premuto R, sentite e vedete qua, oppure schiacciando questo tasto cambia la mappatura e ovviamente la velocità, ripresa e velocità. E un'altra cosa che devo farvi vedere è quello che vi dicevo. Vedete, aprendo questo sportello io ho messo il caricatore, ma come vedete ce n'è spazio tranquillamente di un cavo sia per la ricarica di casa che per la colonnina, perché ho pensato anche questo alla colonnina. Ora ho messo a caricare, vedete, ho attaccato corrente, sta caricando, e è vero che è chiuso, oltre che si sente meno il rumore della ventola, ha delle feritoie comunque tranquilli dell'aria qua, quindi nessun problema, ma tanto se carica non la possiamo usare, quindi non scalda più di tanto. Vi faccio vedere anche il codino con la luce targa, le frecce, e questo è l'attacco della carica, che ho lasciato quello originale con l'attacco tipo simile a quello che usiamo nei computer, nelle stampanti, ok. Possiamo, mettendo la chiave qua, aprire la sella. Nella sella troviamo l'interruttore generale, troviamo degli attrezzi e per mettere il libretto, lo spazio per mettere il libretto, e vedete abbiamo ancora qualcosina. Questo che vedete l'ho messo io, ed è una spia a LED che vedete qua per la ricarica. L'ho messa esterna per vedere effettivamente se sta caricando, ma come sentite da rumore non c'è neanche bisogno di vedere la spia perché sta caricando, ma possiamo vedere magari se in base a colore la percentuale di carica.